Signora Ministra, magnifico Rettore, autorità tutte, personale docente e tecnico amministrativo, carissimi studenti e studentesse, buongiorno a tutti. Inizio ringraziando il magnifico Rettore Ferruccio Resta per aver dato anche quest'anno, alla carica che io ricopro, l'opportunità di essere qui. Non è stato per me facile formulare questo discorso, la responsabilità che sento è tanta. Siate comprensivi se commetterò qualche errore e concedetemi la possibilità di portare la voce non solo degli studenti di questa università, ma di una categoria che oggi, in questo Paese, nasce, cresce, studia e non vede prospettive concrete. Oggi ci troviamo qui, in un'università, per parlare di università. La linfa vitale di questa istituzione è l'attività di ricerca e di questa oggi vorrei trattare. Ma parlare di ricerca in Italia è difficile, dei suoi problemi ormai quasi monotono. Tuttavia, credo sia doveroso fare un ennesimo tentativo. È doveroso provare a spezzare questa monotonia, mirare alla miopia di quelli che hanno penalizzato molti per l'interesse di pochi. La nostra Costituzione pone tra i principi fondamentali la promozione della ricerca scientifica, punto fortemente sostenuto anche dal fisico italiano Antonio Pignedoli, che in un intervento all'Assemblea Costituente il 22 aprile 1947 lo giustificò per fermare il doloroso andarsene degli scienziati italiani. Certo, da quella data qualche passo avanti è stato fatto, ma l'opinione comune è ancora quella di un Paese senza futuro e i recenti fatti dello scandalo dei concorsi truccati non aumentano certo la fiducia nei giovani italiani. Non perdiamo mai occasione per distruggere quanto di buono possediamo, in un clima che non distingue più il seno dal non, che scaccia l'onestà oltre i confini della nazione. E, se è vera la tesi secondo la quale il sapere umano è la somma dei tanti piccoli sforzi dei singoli, come si può non investire in un futuro, in un ambiente ideale per tale processo? Pochi giorni fa è uscita la notizia dell'assegnazione degli Starting Grants 2017 da parte del Consiglio europeo della ricerca. Riempie il cuore d'orgoglio sapere che siamo sul terzo gradino del podio per numero di connazionali vincitori della borsa per giovani ricercatori, 43 per l'esattezza. Rende tristi, invece, che solo 19 dei 406 assegnatari abbiano scelto l'Italia come incubatore per le loro idee. Di questi 17 sono italiani. Cosa hanno scelto i vincitori? Comanda la classifica il Regno Unito, con 79 talenti europei. Per noi solo un ottavo posto. Risultiamo poco attrattivi per le eccellenze, le quali si spingono alla ricerca di luoghi in cui la parola merito ha il significato che le compete. Vorrei menzionare una lodevole iniziativa della cronaca recente, una petizione partita dalle università milanesi che dà voce alle migliaia di dottorandi che operano nel nostro Paese. I suoi fatori si presentano come il nascente comitato per la valorizzazione del dottorato di ricerca. Valorizzazione. Ma cosa vuol dire questa parola? Loro affermano che bisogna assicurare che a ogni borsa corrisponda un adeguato investimento in termini di formazione, tutoraggio, risorse e prospettive. Tra le loro richieste quella di alzare la soglia minima di compenso. È stata presentata il 28 settembre scorso alla Camera dei Deputati, dove essere giunta a più di 4.000 firmatari. Ha avuto un sostegno trasversale per discipline di appartenenza e per categoria di firmatari e mi auguro che saranno pronti a sostenere questa causa, se non lo hanno già fatto, anche quei professori che appartenevano a quel movimento per la dignità della docenza universitaria, perché anche qui di dignità si parla. Dare la giusta importanza, dentro e fuori l'università, a quell'enorme quantità di energia fisica e mentale che abbonda in un giovane di 20 anni. Loro sudano per apportare nuove tecnologie e conoscenze nel mondo reale, ma le strade italiane sono piene di ostacoli, burocratici in primis. Queste proposte trovano un ambiente ideale nella nostra università, dove già è storicamente affermata una buona cultura della ricerca. Attrarre fondi, attrarre giovani menti e proporsi come sprone del panorama italiano, da nord a sud. Iniziare una campagna di educazione alla ricerca, sin dai primi anni. Presentarla e farla direttamente conoscere anche ai ragazzi delle lauree triennali, per due ragioni.
La prima: oggi la quasi totalità delle aziende private ha un proprio reparto ricerca e innovazione. Per un giovane laureato essere già in confidenza con questo mondo aumenterebbe di certo il suo appeal nel mercato del lavoro. Secondo: l'attività di ricerca ha la capacità di far acquisire allo studente quella forma mentis che esalta il senso critico nei confronti del mondo esterno e di se stessi e sposa il principio popperiano di falsificabilità, elementi necessari in ogni società civile. Noi, studenti del Politecnico di Milano, abbiamo il diritto e il dovere di chiedere che si spinga in questa direzione. Le classifiche parlano chiaro. Siamo tra i migliori in Italia e a livello internazionale stiamo crescendo. Non per questo dobbiamo cullarci sugli allori, ma continuare a lavorare sodo. Noi studenti dobbiamo dimostrare che investire nella ricerca a Milano conviene. L'Ateneo deve convincerci a credere in un futuro di ricerca sviluppato in questa università. Il 5% dei dottorandi sul totale degli studenti, contro la media del 20% dei migliori atenei europei di DALIG, è un dato molto significativo e allarmante. In Italia un dottorando ha come contributo minimo mensile 1.000 euro, in Germania 1.468, 2.222 in Olanda, 2.942 in Svezia, 3.296 in Svizzera. Potremmo restare qui a parlare ore di questi argomenti, citare numerosi esempi di italiani che hanno ringraziato altri paesi per i frutti dei loro studi. Un problema senza tempo, con un passato di tante promesse. Ma oggi vogliamo continuare e cogliere l'occasione di chiedere direttamente a voi, qui, istituzioni presenti, che si prendano le misure necessarie, che si investa in modo serio e sistematico nell'istruzione, fornendo allo studente tutti gli strumenti necessari per avere una formazione completa, mezzi pratici ed economici. Gli attuali fondi per il diritto allo studio, ad esempio, potranno presto risultare insufficienti. Che si inducono le istituzioni universitarie e scolastiche a puntare sulla qualità e sul merito, che si garantisca un adeguato ricambio generazionale nel corpo docente. Lì fuori, in uno dei luoghi più frequentati della nostra università, è riportata una frase: darete all'Italia ingegneri, architetti. Ma tanto parrebbe coprirla quella targa se questo è il panorama che abbiamo delineato. Gli studenti italiani sono da sempre stimati per la loro preparazione, capacità e formazione. Noi amiamo l'Italia, vogliamo fare ricerca in Italia, vogliamo che i nostri figli crescano qui, che imparino la cultura italiana, quella sana, tra arte, scienza e letteratura. Questa è un'epoca che necessita di innovazione per far fronte a problemi di ottimizzazione delle risorse, sostenibilità, inquinamento e disagi sociali. Contemporaneamente dobbiamo tutelare un patrimonio culturale, artistico e architettonico senza pari. Non possiamo permetterci di andare incontro ad una desertificazione sociale di tal genere. È in gioco la qualità intellettuale di un intero Stato. Non è solo una questione accademica. Concludo con una citazione, il cui significato della parola politica è da cercare nella sua etimologia, nel suo riferirsi alla vita comune. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita a una politica, tutti siamo in grado di giudicarla. Pericle, in un discorso agli Ateniesi del 461 a.C., è quanto mai attuale. Ringrazio tutti per l'attenzione. Buon anno accademico.